Buonasera, buonasera, welcome, welcome. Sono Shams, vi parlo dalla casa di Ra ed eccomi qua con le mie previsioni per la luna nuova in Virgo, in Vergine. E forse un giorno di ritardo, ma le cose arrivano quando sono giuste, come dico sempre. E spero che la scorsa luna sia stata proficua per ognuno di voi. È un percorso che stiamo facendo, ogni giorno impariamo a conoscerci, ogni giorno impariamo cose nuove. E quindi benvenuti. Inizio con questo video in cui vi parlo delle previsioni dall'Ariete alla Vergine. E nel secondo video invece dalla Libra, dalla Bilancia ai Pesci, così che sia un po' più semplice per tutti magari ritrovare, per non fare un video troppo lungo. Perché faccio queste previsioni? Non tanto perché con i miei tarocchi, voi sapete, con i miei oracoli io voglio darvi delle previsioni di che cosa vi succederà, ma magari semplicemente delle indicazioni, quasi dei tips, no? Di qualcosa che può essere nella vostra vita, qualcosa che può essere messo in ordine. Come sapete, io ultimamente ho un po' il trip dell'ordine, di mettere tutto a posto, perché se mettiamo questo ordine poi riusciamo a fruire questo miele che scende dal cosmo per noi. Quindi è semplicemente una mia visione, qualcosa che vogliono comunicarvi, quindi io sono al servizio e sono ben contenta di poter comunicare con voi e di lasciare che lo spirito tramite me possa parlare a voi. Quindi anche solo se in quello che vi dico vi arriva una parola, va benissimo. L'importante è che voi sentiate nel centro, sentiate nel vostro cuore che cosa si sta muovendo, vi ascoltiate sempre più ogni giorno, vi date la possibilità di fidarvi di voi. Questa luna in Vergine io la sento molto profonda, sento che va a lavorare veramente in ognuno di noi profondamente, quasi a portarci a riscoprire quei bauletti, come già mi sembra che vi ho già cominciato a parlare, quegli scrigni che teniamo chiusi dentro di noi, dove ci sono emozioni bloccate, che dobbiamo rivedere, dobbiamo rimetterci in contatto, rilasciarle andare, renderci liberi, per essere semplicemente chi siamo, per essere semplicemente quegli esseri meravigliosi che ognuno di noi è. Quindi lasciamo che questa luna in Vergine ci accompagni e vediamo quali sono i messaggi. Vi divido segno per segno, quindi ascoltate sia il vostro segno che il vostro ascendente e se volete anche la vostra luna. Adoro l'astrologia ovviamente, ma non entro nel merito, ma lascio aperto il campo. Lascio che questo messaggio possa arrivare a voi comunque vi arrivi. Quindi grazie dell'attenzione e buon ascolto. Iniziamo con l'Ariete. Vediamo questa luna in Vergine, cosa porta per l'Ariete. Allora, per l'Ariete c'è un grandissimo cambio, come se vi chiedessero di rigenerarvi una nuova vita, ma con un grandissimo coraggio, come se venisse chiesto veramente di fidarvi talmente di voi e di fidarvi dell'universo, di quello che vi sta intorno, che cosa sta muovendosi intorno a voi. Quindi togliete quelle cose, smettete di trattenere quei fili, lasciateli andare, lasciate che tutto sia, fidatevi del grande disegno che il cielo ha per voi. Andiamo per l'Ariete. Di nuovo vi chiedono di fidarvi assolutamente di voi, di fidarvi di questo grande disegno e di fidarvi di che cosa?
di porre quei progetti che avete già pronti nel mondo. Poneteli, manifestateli, però manifestare senza trattenere quelle cordine prese, perché così quella cosa lì, ma sì dai, tanto non è niente, e poi se rimango a piedi. No, fidatevi totalmente, perché dovete fidarvi di chi siete, di cosa portate, della vostra conoscenza, fidatevi di voi, perché solo così quella strada inizierà veramente ad aprirsi e ad essere quella strada che state tanto aspettando. Però dovete prima di tutto voi stessi avevi la possibilità di poterla aprire, e vi è chiesto di andare dentro l'essenza. Sapete che ultimamente io vi parlo sempre di questa, scusate, abbiamo le luci che iniziano a traballare. Sapete che qua io in casa di Ra abbiamo qualche problema tecnico di luci. Prima era saltata la luce come sempre, ultimamente non so cosa sta succedendo. Comunque Arieti, voi dovete andare dentro, dare nel senso, quindi smettete di tenere davanti quel velo di mostrare, di non mostrarvi tutti, mostratevi, mostrate quel fuoco che avete, quella grande forza, portatela fuori, ok? Allora in quel modo voi portate armonia e balance in tutte le parti della vostra vita, e voi potrete essere al centro del mondo e fare quello che veramente desiderate. Questa luna vi mostrerà come potervi togliere quei veli senza avere paura di ciò che può essere mostrato. Non avete paura di mostrare chi siete, ok? Affidatevi totalmente, datevi il permesso veramente di rigenerarvi. Vediamo quali altri messaggi ci sono per gli arietini. Guarda, voi vi sentite come costretti nella vostra casa, come se foste, sì, questa casa vostra, scusatemi, state bene, ma vi sentite un po' come imprigionati, quindi liberatevi, perché nessuno vi tiene imprigionati a casa vostra, siete semplicemente voi che dovete rendervi liberi, ok? Voi avete comunque diverse, come vi sentite proprio come se foste bloccati, come se ci fosse qualcuno che vi controlla, ma non c'è nessuno che vi controlla, la strada è libera, voi potete uscire, potete creare il vostro viaggio, potete creare i vostri incontri, questi incontri vi porteranno sia leggerezza che anche armonia e abbondanza nelle finanze, ok? E in quello che volete fare, e c'è proprio una grande riuscita che arriva per voi, però non bloccate, qui se c'è qualcuno che si blocca siete semplicemente voi stessi, quindi lasciate che questa luna in Vergine vi possa accompagnare per andare a scoprire qual è la vostra strada, dove dovete camminare e come dovete camminare, e lasciate che riunitevi insieme a delle persone con cui state bene, trovate quel gusto, no, di stare insieme alle persone, ma le persone che veramente sono per voi, ok? E non piangetevi addosso, siate liberi di essere chi siete, mostrate chi siete, perché potete mostrare veramente quel principe, quella principessa che è dentro di voi. Buona luna nuova in Virgo. Ora vediamo quali sono gli aiuti per gli arieti. Le mie amate bambine egizie. Fuego chiama fuego. La prima, eccola qua, la mia amata Sekhmet, quindi c'è la grande guaritrice. Il fuoco primordiale che vi riporta in contatto con quel fuoco, voi dovete ritornare in contatto con quel fuoco, ritrovate dentro quel corpo, quello spirito, lasciate quello spirito dentro di voi, e che quel fuoco si possa proprio trasmutare, quella trasmutazione potente di quel fuoco che dentro di voi si possa veramente alzare e possa ritornare a portare il vostro essere semplicemente com'è. Quindi mostratevi chi siete, non abbiate paura, portiamo di nuovo, portiamoci fuori
lasciamo che le persone ci possano vedere, ma non solo le persone, che noi possiamo vedere. Sacred li aiuta perché chiede la verità, chiede una realtà, chiede di camminare veramente in una grande fiducia, ok? Vediamo con la carta del Sole e della Luna qual è il consiglio per gli Arieti. Due consigli. Vediamo. Guardate. Il Tao è l'angelo custode. Quindi qui c'è da portare una grande guarigione, e quella grande guarigione va portata nel cuore. Quella trasmutazione che Sekhmet vi sta chiedendo passa tramite questa grande guarigione nel riconoscere chi siete, nel darvi il permesso di guarire, nel darvi il permesso di stare in che cosa? In quel grande amore che vi accompagna, un grande amore che è dentro di voi. Quindi tornate in contatto veramente con voi e tramite quell'accettazione di me stesso, tramite quel mi accetto così come sono, vado bene così, tutto quello che è successo prima va bene, io vado oltre e porto la guarigione all'interno del mio spirito e automaticamente al mio corpo guarisco le mie emozioni perché le guardo e non mi giudico. Grazie Arieti. Toro. Vediamo un pochino questi miei amati Toro. Sono tante lune in Toro, Vediamo un po'. Al Toro è richiesto di tornare in contatto con la sua conoscenza primordiale, quella grande conoscenza che vuole scendere, ma vuole essere, chiede una grande lealtà, una grande profondità, e se voi dite una cosa dovete essere coerenti con quello che è dentro di voi. Non dite una cosa e dentro voi ne siete un'altra. Non abbiate paura di mostrare, seguite la vostra verità, portate fuori quella grandissima verità che è dentro di voi. È giunto il momento di smettere di dire una cosa e sentirne un'altra, abbiate il coraggio di quelle vostre emozioni, portatele fuori, ok? E che cosa vi viene chiesto? Vi viene chiesto di avere il coraggio di affidarvi. Fidatevi di anche voi di questo grande, di questa luna chiede di fidarsi di questo grande disegno che c'è nel cielo. Affidatevi, ok? E uscite da quella cava. Che cosa vi viene chiesto? Questa luna in Vergine per il Toro chiede innanzitutto di fare una grande ricerca proprio di che cosa c'è dentro, cosa tengo nascosto dentro di me, che non voglio fare vedere, che cosa sta uscendo, che cosa c'è che non voglio manifestare, che non voglio fare vedere agli altri, come se voi teneste una maschera. Toglietevi quella maschera e voi sarete al centro del mondo, tutto girerà intorno a voi e si apriranno tantissime chance, tantissime strade da camminare davanti a voi. Qualsiasi sarà quella strada, sarà la strada giusta, ma quello che vi è richiesto in questo momento, ed è molto importante, perché è come se voi foste bloccati in un punto e non riuscite a uscire. Siete lì, andate avanti e indietro, ma vedete che rimanete sempre in quel punto, state girando in tondo e rimanete lì, fermi, bim, ok? Vi si chiede di riportare l'ordine nelle basi, di rimettere veramente a posto quelle basi in lealtà con chi siete voi oggi, la lealtà verso chi sono. Questo sono io, è inutile che faccio finta di essere altro, perché tanto quella cosa non va avanti e mi ricade sempre giù la casa. Non ha basi, mettete giù quelle basi, quelle fondamenta, riportate veramente armonia nelle nostre radici, ok? E mi affido perché mi fido di me, perché non ho paura, ho il coraggio di andare, di aprire le braccia e di dire ok universo, mostrami quello che è veramente per me. E a quel punto, Toro, voi cambierete modo di vedere alcune cose,
che nella vostra vita state vedendo così, che non sono come voi volete vederle. Quindi andate dietro la casa, guardate un po' dietro la casa, salite in alto con una scala e guardate da sopra se quella cosa è sempre così. Ma vi renderete conto che cambiare opinione non vi cadrà un braccio, sarete sempre voi stessi, anzi sarete più in contatto con chi veramente voi siete dentro di voi, e a quel punto quell'armonia vi darà veramente come una grande pace dentro, e vi garantisco che se lo fate vi darà anche una grande gioia di essere chi siete. Questo, vediamo quali altri messaggi arrivano per il Toro. Messaggi per il Toro per questa luna nuova in Vergine. Guardate, c'è una novità, vi renderete conto che è quella persona che tanto vi lavora contro, che tanto come se, non è che lavora contro di voi, ma che voi la sentite come qualcosa di molto importante, come la sentite come qualcosa che vi tiene bloccati nella vostra vita, e invece porterete, come se voi apriste gli occhi e, oh cavolo, guarda un po', questa persona posso agire diversamente, posso allontanarla dalla mia vita, metterla un attimo ai bordi, perché i miei confini sono i miei border, come dico. Create i vostri confini e decidete voi chi deve entrare in quei confini, ok? Ci sono dei segreti che usciranno alla luce, degli scrigni che aprirete, che vi renderete conto proprio con questa luna, e troverete, aprendo quegli scrigni, che dentro di voi ritorna l'armonia, e per un momento vi sentirete come abbattuti, come dire: ma pensa quanto tempo sono stato in questa situazione e non mi sono reso conto, e quanto male mi sono fatto, no? Perché sono solo io che mi sono costretto a stare lì. A quel punto voi trovate quella grande tenerezza di quel bambino, vi riunite al vostro bambino interiore e ritrovate veramente la gioia di che quel bambino aveva quando faceva le cose, quando saltava, quando giocava, quando è che correva ad abbracciare la sua mamma. Quindi abbracciate quel bambino che vi sta aspettando. Allora a quel punto arriverà per voi la riuscita, a quel punto voi ritroverete l'amore e ritroverete anche proprio il benessere, e secondo me aprirete anche un canale per un amore verso una persona che in questo momento state comunque tenendo in distanza. E c'è un messaggio per voi molto bello proprio di riuscita, e ci sarà proprio una riunione con una persona di cuore che vi porterà veramente moltissima gioia, e datevi la possibilità di essere felici, smettete di farvi la guerra da soli, è giunto il momento di portare armonia, e la Vergine ci dice proprio questo: riportiamo armonia, apriamo quegli scrigni, lasciamo che l'anima ci parli, torniamo in contatto con chi siamo, lasciamo che sia, facciamo un grande respiro e li accetto così come sono, anzi, wow, quanto sono bello. Andiamo a vedere quali sono i messaggi per il Toro. Wow, guardate, Amor-Ra è il grande amore, è l'amore incondizionato, è il portare luce. Amor-Ra è: io mi accetto, quello che vi ho detto poco fa, io mi accetto per come sono e ricevo quel grande amore che mi accompagna, e capisco che non sono solo, ma che sono assolutamente accompagnato da una forza enorme che è quell'amore, e mi permetto che quell'amore, quel miele dentro di me, e posso anche aprire le porte, lasciarmi vedere e smettere di nascondermi. Sto in quel grandissimo amore, bellissimo. Amor-Ra è meraviglioso. Quando entro nei templi,
nelle cappelle di Amorra, nei suoi punti, è veramente, tu semplicemente ti siedi e senti quel grande amore che ti apre tutto il cuore. Se verrete qua vi porterò. E con le carte del sole e della luna, guardate un po' cos'è il lasciare andare. Amore vi dice accetta tutto quello che è, lascia andare quelli che ti hanno fatto del male, lascia andare quanto male ti sei fatto, lascia andare il tenerti bloccato, vai oltre e sii semplicemente quella luce che sei, dati il permesso di sentire, dati il permesso di amare, di essere amato, prima di tutto da voi stessi e automaticamente intorno a voi le cose cambieranno. Grazie Toro. Gemelli. Gemellini. Gemellini chiacchieroni. Questa luna in Vergine vi apre delle strade nuove, come se si aprissero davanti a voi diverse strade. E vi viene chiesto di lasciare andare tutto il passato. Viene chiesto di andare avanti per questa nuova chiamata, quindi smettete di recriminare cosa è stato fatto prima, dopo, basta. Siate semplicemente chi siete, andate oltre. Questa luna in Vergine vi chiede di amarvi, fate affogare, gemelli, di ritrovare quel grande amore che è dentro di voi, di perdonarvi, di dirvi va bene così, io ritrovo l'essenza che è dentro il mio cuore, quell'essenza segreta, ritrovo quel sogno segreto che è dentro di me, il mio sogno. Ma quel sogno vi richiede, per andare avanti, di lasciare andare tutto, di lasciare andare tutto quello che è stato fino ad oggi, di non tenere nulla di tutto quello che è stato fino ad oggi, ma di proseguire, di andare oltre. E anche a voi chiede di coraggio, di lasciare andare tutto, di smettere di essere prigionieri, ma di aprire una strada che sia consona con chi siete oggi. Chi siete voi gemelli oggi? Smettete sempre di stare ma ieri, ma tu mi hai fatto, wow. Basta. Andate oltre, liberatevi da tutte quelle dipendenze che ci sono nella vostra vita e siate semplicemente chi siete. Allora a quel punto vi chiederà questa luna di fidarvi assolutamente di voi, la vostra verità, la vostra voce. Cosa volete voi? Vi siete chiesti io come lo voglio? Cosa voglio? Come? Perché metto, certo che non va mai avanti, perché metto sempre una maschera, non mostro quello che ho dentro, poi mi lamento perché lui non ha fatto, le cose non sono. Non siate dipendenti dei vostri bisogni, tutto questo succederà e arriverà, siate semplicemente voi stessi, smettete di essere a quel punto, voi troverete che avete a disposizione tutto quello che state tanto lamentandovi, che vi manca, ma è lì a vostra disposizione, semplicemente ascoltatevi, fidatevi di voi, la fede dentro di voi, dentro quella voce. Toglietevi anche voi quella maschera per mostrarvi chi siete, quindi parlate, ma agite, vi dico agite per che cosa? Agite per la vostra anima, agite per qualcosa che il vostro spirito vi chiede di portare qui e ora. Ok? Vediamo con gli altri messaggi. Guarda, ci saranno delle riunioni insieme a delle persone che avrete e dovete semplicemente in queste riunioni voi sentirete chi è il vostro nemico, chi sono le persone che non vi lasciano passare. Quindi semplicemente osservate, state nella grande armonia, nella vostra grande apertura, nella vostra grande leggerezza che avete.
e non fatevi abbattere, perché è come se in questo momento voi, scusate, vi faceste abbattere perché vi sentite come qualcuno che vi rema contro, eccetera. No, smettete di essere così depressi, siate veramente sicuri di quello che vi arriva, ok? E fidatevi e mostrate chi siete, perché c'è proprio una riuscita. Se riuscite a passare questo gap, proprio c'è una riuscita che arriva proprio per voi, ok? E questa riuscita porta anche un grandissimo cambio in cui voi troverete l'allegria veramente di chi siete, proprio di quella energia gemellina, no? Che parla tanto, che è tanto leggera, e ci sarà anche qualcuno che arriverà nella vostra vita come una persona d'amore, ma una persona che si mostrerà anche non soltanto come una persona aiutante, eccetera, eccetera, ma anche una persona che c'è, di sostanza, quindi capirete che al di là di quella facciata, che non è solo quella, c'è veramente molto altro. Quindi non lasciatevi tormentare, dovete darvi il permesso di poter vivere tutto questo, dovete darvi il permesso di essere dentro tutto questo. Guardate come si sta svolgendo la vostra vita in questo momento, guardate che cosa sta cambiando nella vostra vita in questo momento e vedrete che tutto cambierà e sarà completamente diverso. Datevi il permesso di essere, datevi il permesso di non rimanere in quei momenti bui che vi arrivano, in quelle chiusure che poi vi arrivano, e poi chiudete. No, andate avanti, state lì e osservate, lasciate passare quella nube che è soltanto passeggera, perché il sole è dietro quella nuvola, ricordatevi, ok? Vediamo gli aiuti per i tutto come al solito, e gli aiuti per i nostri Gemini. Wow, stasera la signora Sekhmet è veramente di casa. Aspettate un attimo, perché per i gemelli c'è un ulteriore messaggio, c'è qualcosa che sta succedendo. Allora, intanto gemelli, ricontattate quel bambino che è dentro di voi, ricontattatevi e siate veramente in armonia con voi stessi, siate fedeli a chi siete, andate dritti per la vostra strada, non fermatevi e poi cambiate rotta, no, andate veramente diritti, ok? E poi qui si sono catapultate una serie di oracoli e vediamo un po' chi sono. Allora, intanto vi chiedono di ricontattare il vostro albero della vita, quindi la dea Bast, Anubis e Osiris, come se doveste rigenerare dalle vostre radici, gemelli, e portare veramente questa grande guarigione, anche dimostrando chi siete voi, sentendo veramente chi siete. E bevendo in quel calice dell'amore che la Dea Hathor vi sta preparando, perché è come se fosse una pozione, dovete veramente immergervi in un amore veramente che è molto grande, usando i 5 elementi della terra, i 5 fuochi primordiali, e ovviamente arrivando a rigenerarvi tramite chi? Tramite Amor-Ra, guardate, l'albero della vita. Quindi rigenerate le vostre radici e portate la luce in tutte le aree della vostra vita, apritevi, rigenerate dalle radici alla fonte, tramite i frutti che voi produrrete. Bevete quel calice dell'amore che vi è preparato con l'elisir, che vi riporta in contatto con voi, usando tutti gli elementi della natura. E a quel punto voi raggiungerete chi? L'amore di Amor-Ra, vedete? L'amore che io mi amo, vado bene così come sono, ed è assolutamente tutto perfetto. E guardate che questi due oracoli, Sekhmet e Amor-Ra, Sekhmet vi richiede di ritornare al vostro fuoco,
e Amorra rigenera e vi riporta veramente in contatto con veramente chi siete. Quindi wow, meraviglioso. Gemelli, complimenti di questo ultra messaggio che è arrivato per voi. Sapete che le cose qui succedono così. E vediamo con le carte del Sole e della Luna. Invece vedete la testa di che c'è una nuova strada che si sta mostrando, quindi fate questa rigenerazione perché voi rigenerate con le radici, perché voi dovete seguire quella nuova strada, c'è una direzione che dovete andare, c'è qualcosa che dovete seguire che si mostra, quindi andate oltre e proseguite. Ok? Bene. Direi Gemelli che il messaggio è stato potente, chiaro e catartico. Grazie. E ora i miei cancretti. Cancro. Questa luna in Vergine per il Cancro. Allora, voi siete Cancro invece in una situazione in cui avete tutta a vostra disposizione, dovete semplicemente permettervi di camminare in quella strada che è esattamente la vostra, come se fossero dei piccoli cambi da portare nella vostra vita che sono assolutamente per voi. Va bene, oggi funziona così ragazzi, cosa devo fare? Scusate, ci sono messaggi che arrivano dall'alto oggi in una maniera un po' insolita, diciamo così, no? Ok, vediamo un po' cosa porta per il Cancro. Cancro, c'è una strada che si apre, ma quella strada dovete camminare togliendovi veramente le maschere. Togliendovi le maschere ed essendo semplicemente chi siete. Semplicemente voi stessi, dovete mostrare voi stessi, dovete accettare voi stessi per quelli che siete, proprio perché dovete manifestare quella grande forza che avete dentro di voi e quei progetti che sono già pronti dentro di voi. C'è da portare un pochino di balance, di ordine nelle vostre basi e fare una ricerca di che cosa veramente in questa nuova strada, in questo nuovo percorso che vi si sta aprendo davanti volete portare con voi. Cosa volete che vi accompagni? Che persone volete che vi accompagnino? E rimanete in questo momento a guardate che cosa succede, cosa si mostra, che cosa c'è. E rimanete centrati nel vostro cuore, tramite il vostro cuore come se avesse questo trasmettitore che trasmette intorno a voi tutto quello che si sta muovendo. Vediamo un pochino per il Cancro. Guarda Cancro, ci sarà qualcuno in amore che si mostrerà e ci sono ancora dei segreti che vanno tirati fuori, che vanno riordinati, ok? Scoprirete una persona che pensavate che fosse una persona così compita, così onesta, eccetera, invece nasconde un lato. Quindi voi lo scoprirete proprio una persona che sarà a casa vostra, cioè dentro la vostra casa, dentro il vostro ufficio, eccetera, ma che voi semplicemente state nel vostro centro, vi rendete conto proprio di chi è questa persona e a quel punto voi potete portare un cambio, cioè come se voi portaste l'allegria, come se voi poteste sistemare le cose con questa persona, più che con questa persona nella vostra vita, mi viene da dirvi. E non siate un pochino abbattuti, dite ma guarda che peccato,
lasciate andare, non è importante, l'importante è che voi ritrovate il vostro centro, ritrovate la vostra base, perché c'è un amore che si sta mostrando proprio per voi e ci sarà un cambiamento nella vostra vita per portare armonia, una grande armonia nella vostra vita, ok? Quindi questo è molto importante. Andiamo a vedere che cosa è successo qua. Allora, intanto dovete mettervi in contatto con le energie della luna cancro, con le vostre emozioni, con il Yokonsu, che non ha età, lo Yokonsu è bambino, vecchio, adulto. Rimettetevi in contatto con quelle emozioni della vostra anima che sono dentro di voi, che vogliono uscire, proprio perché ci sono delle influenze cosmiche che vi aiutano. Cioè c'è la grande rinascita, vedete, dello scarabeo di Capera, tramite chi? Tramite Mat, la dea della giustizia, che pesa il cuore, e il dio Tot, che è la grande conoscenza. Quindi sarà una grande armonia che verrà portata nella vostra vita. Okay? Tramite chi? Tramite questo grande amore di Amor-Ra, tramite la dea Sekhmet, che vi chiede di seguire quel fuoco che c'è dentro di voi e rigenerando veramente chi siete. E alla fine di tutto, guardate, la rinascita. Quindi è come se voi foste all'interno di una grande rinascita, no? E tutti questi oracoli che sono usciti in questo momento, Gisi, vi portano proprio a trovare quel bilanciamento, a trovare quell'armonia che è dentro di voi per poter rinascere. Questo è lo scarabeo che sale dalla terra, sale verso il sole, verso il dio Ra, e rinasce. Io mi do il permesso di rigenerarmi e di rinascere. Meraviglioso cancro. E vediamo invece con le carte del sole e della luna qual è il messaggio. Tradimento, quindi lasciate andare chi vi ha tradito, ma fidatevi di voi stessi, non smettete di tradire voi stessi, fidatevi di voi e semplicemente smettete di farvi la guerra, fidatevi, accoglietevi, nessuno vi potrà più tradire se vi fidate di voi, quindi portate veramente quella grande fiducia dentro di voi, cancro, perché siete in un grande momento, una grande rinascita in cui riconoscerete anche persone che vi sono intorno e pensavate fossero amici e invece vi rendete conto che non lo sono. Semplicemente guardate, non diventate tristi, andate oltre perché c'è qualcosa che vi sta aspettando, quindi proseguite, ok cancro? Allora, leone, le mie leoncine, che li voglio tanto bene, le mie leoncine, e i leoni, ecco qua. Per il leone questa luna in Vergine che cosa porta? Il leone chiede una grande fiducia in se stessi e chiede anche, e vi dice anche, voi avete già davanti la vostra vision, voi sapete dove volete andare, sapete come lo volete fare, quindi fidatevi di voi e agite per quel progetto che lo so che non è vicino, non è un progetto che si manifesta in questa luna, che si manifesta in 6 mesi, probabilmente si manifesta più avanti. Muovetevi per arrivare dove dovete andare, ok? E agite, cioè lasciate andare quello che non è più produttivo per voi e date attenzione a ciò che invece è produttivo, fidatevi perché voi sapete esattamente che cosa volete, è ben chiaro, quindi non fate no, voi sapete, siete re della foresta, quindi andate oltre, c'è un sogno dell'anima che si manifesta, però quel sogno, come vi ho detto, vi chiede di
fidarvi di voi. E cosa vi chiede? Vi chiede mi riconosco, so chi sono, io mi manifesto per quello che sono. Solo quando io mi riconosco la strada si apre e a quel punto io so dove mettere i piedi, cautamente, non è una strada che va velocissima, non è una roba come vi ho detto prima, che in un secondo va, no? Ma, va proprio in una maniera molto sicura. Quando metterete quel piede sarà sì, quel piede è lì, sicuro che è così. Cambierete modo di vedere delle cose, perché? Perché vi rigenerate e vi rendete conto che voi state riequilibrando questa nuova vita, state facendo dei cambiamenti radicali nella vostra vita, perché la visione che avete è esattamente la vostra. Voi siete le queen della vostra vita, il re della vostra vita. Voi sapete esattamente dove dovete andare, come dovete andarci, con quale energia, con quale sacralità anche, perché le cose vanno portate in armonia non solo per noi, ma anche per tutto quello che ci gira intorno. Non che dobbiamo fare le cose per altri, no. Non sto dicendo questo, vi dico di fare le cose per voi, seguendo quel progetto, di essere fedeli a quel progetto e di darvi il permesso di lasciare andare delle cose, darvi il progetto di porre attenzione a quello che porta nutrimento a questo progetto e le altre cose lasciatele andare, non sono più per voi. È inutile, potete tenere tutto, non potete tenere tutti nella vostra vita. Ci sono scelte da fare con questa luna in Virgo, ok? Vediamo quali altri messaggi per i leoni. Ci sarà la riuscita con una persona in love, mi sa. Una cosa che vi darà anche molto, molto piacere, vi farà stare veramente molto bene, perché è come se sarà una cosa inaspettata e leggera, pura, quindi molto positiva. Sì, ci sono state delle persone che vi hanno fatto soffrire nella vostra vita, che vi hanno tormentata, che ancora oggi vi fanno andare giù. Ogni tanto andate in depressione perché ancora sentite queste cose. Invece non lasciatevi prendere. E c'è anche una persona donna che nella vostra vita vi sta dando, come posso dirvi, la sentite un po' come pesante, invece dovete imparare proprio a lasciare tutto questo dietro le vostre spalle e seguire quella vostra strada che si sta manifestando in abbondanza, quindi non state a seguire quello che vi arriva in questo momento, cioè state veramente nella leggerezza, guardate la complessità, ok, di tutto, perché c'è comunque un altro spostamento da fare che vi porterà a un cambiamento con una persona donna, ma un cambiamento positivo, e in questo cambiamento c'è proprio dell'allegria, siete soltanto voi che potete rendervi veramente liberi di poter camminare in quella strada e di poter essere in armonia. Quindi rendetevi liberi, mi viene da dirvi, seguite i vostri istinti e siate veramente liberi, ok? Vediamo con le bimbe egizie. Quindi ricontattate le origini, ricontattate la terra, da lì potete ricostruire le forme, da lì voi potete ridare forma a tutto quello che deve essere mostrato nella vostra vita, quindi partite dalle basi, riportate quell'amore, quell'energia nelle vostre basi, proprio dalla terra voi potrete rimodellare tutto quello che deve arrivare nella vostra vita, ok? Andiamo con le carte del Sole e della Luna. Tramite che cosa? Onorando. Non dimenticatevi mai questa carta, onorare, ve lo dico
dico sempre. Quindi per favore leoni, onorate, fate un rito di onorate voi stessi, onorate tutto quello che avete, regalate una piantina alla terra, portate dell'acqua nella terra e quando versate quell'acqua nella terra ringraziate quante cose avete e portate, fate come un cerchio intorno a voi con l'acqua e portate veramente quell'oro, onoro tutti quelli che vi accompagnano, onoro tutto quello che in questo momento nella mia vita si sta manifestando, molto 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 importante, ok? Grazie leoni, onorate il momento perché io oggi perdo tutto e smettete di piangervi addosso leoni, smettete di dire me poverino, io poverino, e poi no, niente, non serve più niente, smettete di piangervi addosso. È il momento invece di sentire il vostro cuore, sentire quella bussola leoni e fare in modo che quel cuore sia la vostra bussola e abbiate il coraggio di andare avanti e di seguire ciò che sentite giusto per voi e onorate, ricordate. Grazie. Vergine, luna in Vergine per le mie verginelle. Sono tante. Vergine, Vergine, Vergine. La porta la luna in Vergine alle Vergini, sembra un scioglilingua. Vi chiedono semplicemente di rimanere in centro. Vi chiedono di essere canali tra il cielo e terra e tramite il vostro cuore lasciarvi guidare. E aspettare che le cose si manifestino, non agite prima, non mettetevi a correre, a fare, a brigare, aspettate, ok? Aspettate. E dovete avere il coraggio, vergini, di uscire dalla vostra comfort zone, dovete avere il coraggio di fare qualcosa che fino ad oggi non vi siete permessi di fare. Yes. È giunto il momento di poter fare questo. Vediamo un po' per la Vergine. Per la Vergine c'è una nuova strada dove manifesterete qualcosa di nuovo, ma bisogna avere il coraggio di stare nel centro. È come se voi state nel centro e avete tutto a disposizione, come un pochino vi lasciate portare da una parte, perdete tutto ciò che avete, quindi state nel vostro centro, onorate ciò che avete, rimanete lì fermi, ok? E abbiate il coraggio. Manifestate in questo cambio che state facendo, in questi piccoli cambiamenti che state facendo, ciò che veramente volete manifestare nel mondo. Cosa volete mostrare al mondo? Cosa volete portare? Qual è quel progetto che volete portare fuori? Abbiate quel coraggio di mostrarlo. E cosa vi chiede per mostrarlo? Vi chiede di avere il coraggio di sentire il vostro cuore, contatto di nuovo le mie emozioni. Sento col cuore che mi guida, la mia bussola, che mi guida, il mio diamante, che mi fa muovere, no? Lì sento, lì mi perdono, lì è tutto, perché io cosa devo fare? Vergine, voi dovete seguire la nuova strada che arriva, c'è una nuova chiamata. Tutto il passato, sì, è stato che è, basta. Qui e ora, siamo qui e ora, non il passato né il futuro, qui, ora, qui. Guardo tutte quelle emozioni che mi hanno bloccato, le lascio andare, le ringrazio, le onoro, grazie di essere state con me, di avermi mostrato ed avermi fatto crescere così tanto, avermi messo in contatto con chi sono, ma oggi mi do il permesso di poter vedere quella visione davanti a me. Vedo quella visione, la sento e ho il coraggio di camminare per manifestarla, per fare in modo che quella visione faccia veramente parte della mia vita. Adesso è giunto il momento, ok? Quindi camminate per fare in modo che quella visione entri veramente a far parte della vostra vita. Ok, vediamo quali altri messaggi per le Vergini. Per voi ci sarà una persona che entrerà nella vostra vita, che sarà una persona molto importante. Secondo me non sarà soltanto amore, ma ci sarà anche potrà essere una persona anche che porta
abbondanza che porta apertura per qualcosa che volete creare nella vostra vita, anche a livello lavorativo, a livello di manifestazione, ok? Non sentitevi prigionieri di una... Non sentitevi legati da persone che possono avervi fatto dei torti nella vostra vita, ma andate avanti perché l'abbondanza vi sta aspettando. Questa luna in Vergine vi chiede veramente di smettere di avere i vostri rimpianti, smettere di piangere dei rimpianti, no, quello che è successo basta. C'è un cambiamento in cui sì, lo so, in questo cambiamento un po' sarete delusi perché pensate sempre ma io ho fatto bene, ma però quella cosa che è arrivata, invece è tutto giusto così, perché ciò che dovete fidarvi in questo momento è di ritrovare quell'amore di quel bambino che avete dentro, riabbracciate quella vostra bambina, quel vostro bambino, portatelo dentro di voi e siate in amore, ma l'amore non verso nessun altro, l'amore verso voi stessi, perché voi vi denigrate tantissimo, voi vi fate caracchiri da sole tantissimo, quindi siate veramente, datevi il permesso di essere semplicemente chi siete e amatevi, 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 tornate in contatto con quelle emozioni che vi ho detto all'inizio, che sono chiuse dentro di voi, in quegli screen che non volevate vedere, ritornate con le emozioni anche di dolore, di scomodità, per liberarle, perché non vi servono più, bisogna fare posto al nuovo che sta arrivando, ok? Quindi ritorniamo in contatto con noi e torniamo in love, in amore, in assoluto amore. Vediamo i messaggi per la Vergine, gli aiuti. Guardate che meraviglia. Osiris, la rigenerazione. Che cosa vi chiedono? Vi chiedono di rigenerarvi, di rigenerare tutte le parti della vostra vita, rigenerare dalle vostre radici e salendo fino alla vostra corona, la vostra connessione col cielo. Quindi spirito e corpo che si uniscono e si rigenerano per quello che io devo fare ora nella mia vita. Quindi un nuovo capitolo, Vergini, si apre. Lasciate che si mostri questo nuovo capitolo. Però datevi il permesso, non rimanete sempre con quei vostri 1000 pensieri che avete, rendetevi libere di stare qui e ora e di rigenerarvi. E con le carte del Sole e della Luna, guardate che è il Maestro. Quindi io creo qualcosa di nuovo, mi rigenero per creare qualcosa di nuovo, qualcosa che sia assolutamente consono con me. Mi fido di me, mi fido di chi sono, mi fido di quella grande conoscenza che c'è dentro di me e lascio che quel miele che è dentro di me possa veramente uscire per potersi prima di tutto sciogliere in tutto il mio essere, nel mio spirito, nel mio corpo, nelle mie emozioni. Porto pace nelle mie emozioni, porto amore nelle mie emozioni, mi accetto come sono, non mi faccio più la guerra, vado bene così come sono e mi abbraccio. Fatemi un grande abbraccio, Vergine, abbracciatevi forte e camminate veramente con quella grande tenerezza, quella grande delicatezza che in fondo avete dentro di voi. Voi potete rigenerare le vostre radici e riportare quello spirito, assolutamente quell'anima in grande manifestazione prima per voi stessi, in cui vi sentirete finalmente, in cui farete un grande respiro, fate un grande respiro, sono qua, qui e ora, e qui ora posso fare tutto ciò che il mio cuore mi comanda. Il cuore comanda, ricordatevi. Grazie Vergine, grazie di avermi ascoltato per la prima parte, quindi se avete bisogno sapete mi potete contattare per sessioni e per altre cose e vi abbraccio forte forte e alla seconda parte. Vi amo, vi amo, vi amo.